Ciao a tutti e bentornati o benvenuti a Italiano sul divano. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime lezioni. Oggi voglio parlarvi di alcune paroline che aggiungono un po' di colore ai nomi. Gli aggettivi qualificativi. Leggerò un breve paragrafo e vi chiedo di prestare attenzione alle parole che ho evidenziato. Siete pronti? Iniziamo. In questo piccolo salotto c'è una vecchia poltrona. Accanto vedo dei libri interessanti e una pianta verde. L'atmosfera è serena e le luci sono soffuse. Guardiamo cosa succede a queste parole. Analizziamole insieme. Piccolo salotto e piccola poltrona. Perché piccolo finisce in O e vecchia finisce in A? Perché seguono il genere del nome, maschile o femminile. Libri interessanti e pianta verde. Verde e interessanti finiscono in E al singolare e in I al plurale, sia al maschile che al femminile. Abbiamo appena scoperto la seconda classe degli aggettivi. Luci soffuse. Cosa succede qui? Il nome è femminile, luci è il singolare di luce, mentre l'aggettivo termina ancora in E. La maggior parte degli aggettivi in italiano ha 4 forme. Questi aggettivi terminano in O per il maschile singolare, come bello, un ragazzo bello, in A per il femminile singolare, bella, una ragazza bella, in I per il maschile plurale, belli, dei ragazzi belli, in E per il femminile plurale, belle, delle ragazze belle. Ma abbiamo anche altri aggettivi come simpatico, che al plurale sarà simpatici, o simpatica, che al plurale sarà simpatiche. Notate qui l'aggiunta dell'H per mantenere un suono forte. Come vedete, l'aggettivo solitamente ha la stessa terminazione del nome. Se il nome finisce in O, anche l'aggettivo finisce in O. Se finisce in A, anche l'aggettivo finisce in A e così via. Alcuni aggettivi hanno però solo 2 forme. Li chiamiamo aggettivi di tipo B. Sono ad esempio gli aggettivi che terminano in E, quindi non cambiano per il numero ma solo per il genere. Maschile o femminile singolare terminano in E, una pianta verde, un libro grande. Maschile o femminile plurale terminano in I. I libri grandi, le case grandi o le piante grandi, i libri grandi. Per quanto riguarda la frase luci soffuse, abbiamo già visto che luci è il plurale di luce, che rientra tra le parole in italiano che terminano in e che possono essere sia maschili che femminili, mentre l'aggettivo è sempre il plurale del femminile soffusa, quindi in questo caso non coincide la desinenza del nome con la desinenza dell'aggettivo. Poi ci sono alcuni aggettivi invariabili, come ad esempio i colori blu, rosa, indaco, che non cambiano né in genere né in numero. Quindi diciamo un fiore blu, dei fiori blu. Ma cosa succede se abbiamo più di un nome? Se i 2 nomi hanno lo stesso genere, allora l'aggettivo prende lo stesso genere ma cambia solo il numero plurale. La rosa e la margherita sono belle. Il tulipano e il ciclamino sono belli. Invece se i nomi hanno generi differenti, l'aggettivo prende il numero maschile plurale. Maria e Paolo sono simpatici, la rosa e il tulipano sono belli. Come vedete abbiamo 2 generi diversi all'interno di queste 2 frasi. Prevale il maschile. Adesso arriviamo ad una domanda fondamentale. Dove metto l'aggettivo?
prima o dopo il nome. La maggior parte degli aggettivi in italiano, soprattutto quelli che indicano colore, forma, nazionalità o che sono più descrittivi come caldo, freddo, grande, vanno dopo il nome che modificano. Ad esempio diciamo la casa rossa e non la rossa casa, oppure uno studente italiano e non un italiano studente, un caffè caldo. Alcuni aggettivi molto comuni come bello, grande, buono possono stare sia prima che dopo il nome e il loro significato cambia leggermente in base alla posizione che assumono. Vediamo qualche esempio. Riprendendo gli aggettivi del gruppo A che abbiamo visto, un ragazzo bello può anche essere un bel ragazzo e notate qui che non diciamo un bello ragazzo ma un bel ragazzo, perché in questo caso l'aggettivo si comporta come un articolo determinativo. Quindi in base al nome che abbiamo dopo, l'aggettivo viene troncato. Un bel ragazzo o dei bei ragazzi al plurale. Ma qual è la differenza? Un bel ragazzo indica un'opinione soggettiva, mentre un ragazzo bello è qualcosa di descrittivo, di più oggettivo. L'aggettivo buono, se messo prima del nome, indica una persona brava, abile o ha un valore affettivo. Un buon amico vuol dire un amico caro, un amico fedele. Dopo il nome si riferisce al gusto o alla qualità morale. Ad esempio, un buon vino è un vino di qualità, un vino buono è un vino che ha un buon sapore. L'aggettivo grande, se messo prima del nome, indica importanza o qualità. Un grande uomo è un uomo di valore, di successo. Dopo il nome si riferisce alla dimensione. Un tavolo grande e un tavolo di grandi dimensioni. Se sei un principiante, ti consiglio di mettere l'aggettivo dopo il nome per non sbagliare. Scrivete nei commenti una frase scegliendo un aggettivo di tipo A o di tipo B. Ricordatevi di accordarlo al nome. Ad esempio, le mie scarpe sono nuove. I miei amici sono intelligenti. Non preoccupatevi se fate degli errori. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivetelo nei commenti. Io vi risponderò con molto piacere. Ciao!